Monica, Totò e la sua passione per i fumetti, specialmente Dylan Dog. Allora, mm, è un po' un paracadute anche questo, no? In un certo senso, perché gli permette di avere una vita anche molto avventurosa, perché si immedesima molto nelle storie, nei personaggi, le vive proprio con grande partecipazione, con grande passione proprio. E questo è quello che gli consente di avere per il resto una propria vita piuttosto piatta, ok? Però cosa succede? Che allo stesso tempo, eh, da un lato è un paracadute, però dall'altro è anche un po' una gabbia, perché a volte come il timore di dire sì, ma io sto leggendo il racconto di un massone, sto leggendo di entità, le entità vengono anche raffigurate in Dylan Dog, per esempio, tantissimo, rituali in abbondanza. Mhm. Mm, e allora lui si sente come anche un po' minacciato, ok? Dimenticando che lui è il creatore di questi fumetti, non è l'editore Sergio Bonelli, è lui, Lui chi, scusa? è Totò. Il creatore di questi fumetti? Sì. In che senso? Cioè, sì, perché allora, noi creiamo un sogno, un film, ok? Dove noi crediamo, facciamo finta che questi fumetti siano stati inventati da qualcuno, ma non è la verità. Mhm. Lo so che è molto difficile da comprendere, ma chi li crea e chi li legge? Ma chi li legge pensa che venga creato da qualcuno di esterno. È Sì, troppo come... astruso quello che sto No, dicendo? no, come il libro, diciamo con le parole si crea in realtà un film nella testa della persona, con il fumetto si è un pochino più aiutati, ma in qualche modo siamo lì. Chi è Bonelli? Era o è vivo? Vivo, no? No, è morto. È morto. Chi era Bonelli? Un massone? Si chiede Totò. Sì, la risposta è assolutamente sì. Eh, lo vedo anche un po' vicino, tipo alle storie dei Simpson, no? Per dire. Quindi come ruolo un po' simile. Quindi di mettere anche proprio degli eventi anticipatori della realtà. Una realtà che magari è anche molto in là con il tempo, mh, perché ha conoscenza di una certa agenda, ok? Voluta dall'elite e quindi che vorrebbe creare un certo tipo, no, di esistenza. Quando andavo al liceo, andavano molto i Dylan Dog, qualcuno l'ho visto anche io, degli altri, ma qualche mio compagno quando lo leggeva poi ne rimaneva fortemente turbato, tanto che molti poi hanno abbandonato questa cosa, sbudellamenti, mostri, riti, cose un po' estreme, sbudellamenti di ogni tipo, occhi cavati, interiora mangiate dal mostro. Che è successo a questi Vabbè. miei compagni? Beh, intanto arriva Dylan Dog con il suo bel rosso e nero, no? Mhm, Giacca nera, la camicia rossa, e lui è il massimo della completezza, no? Rispetto alla grande opera alchenica. Si parte dal nero, no? La nigredo, e si arriva al rosso, la rubedo. mhm, Quindi lui la compie perfettamente in un fumetto che è in bianco e nero, no? In mhm. grande poi rappresentazione massonica. Anche questa per noi è una grandissima opportunità perché ci permette anche di comprendere tanti aspetti nascosti.
Però, tipo, alcuni di questi tuoi compagni, invece, che diventare loro i protagonisti, cosa hanno fatto? Il ruolo passivo. Perché il discorso è sempre questo: giocare un ruolo attivo, guardando un film, leggendo un libro, leggendo il fumetto, ok? Oppure passivo, e quindi farsi spaventare, farsi proprio prendere da quell'entità. Certo è che l'obiettivo sarebbe proprio questo, no? Di farci cadere nel tranello della paura, del mostro che ci uccide, l'incubo, perché lui è l'indagatore dell'incubo. Mm. E quindi loro sono caduti nel tranello. Mm. E il loro sogno, perché siamo tutti qua a vivere un sogno, diventa un incubo. Però Cosa... invece, Mhm. se vuole, Totò può prendere questo fumetto non come un sogno o un incubo in cui entrarci, ma uno spunto per svegliarsi dal proprio sogno, L'ennesima occasione di studiare? no? Di vivere. Come? Quindi legge un fumetto e poi esce e mette in pratica quello che... Allora, ovviamente ci sono tanti spunti. Eh, Uno degli spunti, dati da Dylan Dog, è sicuramente l'ironia. Quelli tutti non se lo Giù da dimenticano. ballerino. Porca miseria, Groucho Marx è proprio un po', sai, la follia e il ridere su tutto, trovare sempre l'aspetto divertente, perché lui ha capito che è tutto un gioco, che è tutto un film, no? Infatti, lui fa parte, i fratelli Marx si riferiscono proprio ai film. Noi dobbiamo leggerli con intelligenza queste cose. Ci stanno raccontando questo, che noi siamo dentro un film. Ma cosa vogliamo fare? Gli attori a cui è stato rifilato un copione e recitiamo senza manco sapere tra l'altro che siamo attori, oppure vogliamo fare i registi, gli sceneggiatori? Totò deve decidere. E Totò avrà sicuramente una collezione in casa, giusto? Ha, comporta questa collezione presente in casa qualcosa a livello energetico? Questo dipende da lui. Cioè, ehm, se lui decide che i padroni sono quelli lì, e lui ha la libera scelta di tutto. Cioè, è lui il creatore del suo film e non lo sa. Se lui dentro il suo film decide che quelli lì sono quelli che sono in grado di creare un involucro energetico negativo, così sarà. Se invece lui dice, aspetta un attimo, questi qua mi possono dare degli spunti, mi possono far vedere degli aspetti della realtà che io non so cogliere, mi possono dare anche delle astuzie su come vivere, allora si ribalta tutto. Va bene. Un messaggio finale da Dylan Dog? I mostri sono dentro di te.